Ciao a tutti, benvenuti su Minty Tarot e un nuovo episodio di Tarot Tips. Questo video costituisce la seconda parte del tutorial sulle figure nei tarocchi, figure o carte di corte. Come ho detto nel precedente video, nella prima parte di questo tutorial, l'interpretazione delle figure nei tarocchi è abbastanza problematica perché possono essere interpretate secondo quattro modelli. Può essere una persona esterna, cioè nel senso non il consultante, può essere una fase evolutiva della vita del consultante o della situazione che si sta esplorando con le carte, può essere anche interpretata come un tratto della personalità che il consultante necessita accrescere o comunque che sta manifestando in un dato periodo della sua vita, oppure può essere un evento o una situazione. E come decidere? Dunque, la premessa fondamentale è che molto è l'intuizione, di volta in volta è l'intuizione, quindi è fondamentale accrescere l'intuizione con la pratica e con altri strumenti come per esempio la meditazione. In un video passato ho esplorato vari modi su come migliorare la intuizione, ma molto fa anche la pratica. E soprattutto l'intuizione ci permette di decidere anche in base sia alle carte attorno che al contesto della questione che si sta esplorando. Quindi dipende molto dalla posizione della carta, dalle carte vicine e dal contesto. E quindi, ripeto, pratica e sviluppo della intuizione è fondamentale. Però ovviamente se uno è all'inizio nello studio dei tarocchi non ha né molta pratica né probabilmente neanche molta intuizione, perché l'intuizione è come un muscolo che si esercita sia con tecniche come la meditazione sia proprio leggendo le carte. E quindi adesso vado a suggerire 3 metodi per poter inizialmente decidere come se una carta appunto è un evento, una fase evolutiva, un tratto della personalità o una persona. Dunque, il metodo più semplice in assoluto è decidere antemano che si tratta di che descrivono le carte un tratto della personalità del consultante o di se stessi, se si leggono le carte per se stessi. Questo a meno che ci sia veramente un forte input intuitivo che la posizione o le carte vicino fanno pensare che in realtà sia differente la situazione. Però diciamo, se uno limita inizialmente la possibilità di scelta, tutto di vantaggio all'inizio. Quindi semplicemente decidete all'inizio che le carte, le figure dei tarocchi rappresentano soltanto dei tratti della personalità della persona per cui si leggono le carte. Questo è il metodo decisamente più semplice, poi con l'esperienza, con la pratica potrete cambiarlo. Il secondo metodo è di decidere sempre di antemano che le carte con lo stesso grado rappresentano la persona per cui si leggono le carte, o per se stessi se si leggono per se stessi. Ovvero, per esempio, io sono una donna matura e quindi mi faccio rappresentare dalle regine. Quindi tutte le regine
sia di denari che di coppe, di bastoni o di spade, mi rappresenta, quindi rappresentano dei tratti della mia personalità, e il resto invece delle persone esterne, quindi i cavalieri, i paggi e i re. Se invece è un uomo maturo, si deciderà di rappresentarlo come un re. Se invece è una persona sui 30-35 anni, dal cavaliere, e ancora più giovane, dal paggio. Questo ci permette appunto almeno di selezionare soltanto una parte delle carte per descrivere il consultante, e il resto si decide di antemano di considerare le persone esterne. L'ultimo metodo invece è quello di estrarre una carta extra ogni volta che si trova una figura. Quindi per esempio si estrae il cavaliere di coppe, prendo tutto il mazzo e estraggo una seconda carta su questo cavaliere di coppe. Se viene fuori un'altra figura è sicuramente una persona, il cavaliere di coppe. Quindi io non interpreto questa regina, per esempio, di spade, interpreto solo il cavaliere di coppe, però adesso sono sicura che è una persona. Se invece viene fuori per esempio un arcano minore, potrebbe essere interpretato come un tratto della personalità della persona che viene a essere necessitata, oppure una situazione esterna. Mentre se invece è un arcano maggiore, può essere interpretato per esempio come sicuramente un tratto della personalità del consultante. Queste comunque carte extra è meglio non interpretarle, soprattutto se si è agli inizi, perché si creerebbe ulteriore confusione nella lettura. Quindi anche questo è un metodo che si decide antemano, perché in generale le carte rispondono al nostro inconscio, alle nostre regole. Se noi decidiamo le regole all'inizio, le carte rispondono senza nessun problema. Quindi è anche abbastanza semplice. Però ecco, questi tre metodi che io ho detto, di cui ho parlato, non vorrei che li prendeste come una regola sicura e certa, perché molto è l'intuizione. Quindi se per esempio per quanto riguarda il terzo metodo di estrarre una carta extra, viene fuori una altra figura, e quindi che indica che il cavaliere di coppe è una persona, però a voi ancora non vi convince questa interpretazione, pensate, vi dà più l'idea che sia una situazione, sia un carattere della persona, della personalità del consultante, seguite assolutamente la vostra intuizione. Le regole sono così come delle guide, ma non sono delle leggi, quindi l'importante è assolutamente la vostra intuizione in base alla posizione della carta e in base alle carte vicino e alla questione che si sta esplorando. Stessa cosa, se voi state leggendo per un uomo maturo e volete utilizzare il re come per rappresentarlo, però vi dà l'idea che anche questo tipo di paggio nella stesa può rappresentare il consultante, perché indica una nuova idea, una fase iniziale di un progetto, e la vostra intuizione vi direziona verso questo tipo di interpretazione, assolutamente seguite la vostra intuizione, perché è quella che ha sempre ragione.
Bene, grazie per la vostra attenzione, spero che questo piccolo tutorial vi abbia aiutato a togliere alcuni dubbi sulla interpretazione delle figure nei tarocchi. Se avete ulteriori domande o volete dei chiarimenti ulteriori, scrivete tranquillamente nei commenti al video e sarò felice di rispondervi. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella così da non perdere i prossimi tutorial. A presto, ciao!